Salve a tutti, siamo dei Wild Walkers e in questo video dei Wild Walkers Tips parleremo di una cosa molto importante per chi pratica trekking o attività outdoor con una certa regolarità, ovvero dell'abbigliamento tecnico. Abbiamo deciso di dividere questo video in 3 parti. Nella prima parleremo dell'abbigliamento per l'estate o per i climi caldi, nella seconda per le mezze stagioni o i climi un po' più freddi, mentre nella terza parleremo dell'abbigliamento extra e degli accessori. Quello che abbiamo oggi con noi è tutto il nostro abbigliamento tecnico, che ovviamente selezioniamo in base alla tipologia di trekking che andiamo a fare, la durata e il clima. Sigla e poi si comincia! Per cominciare parleremo di quello che è l'abbigliamento per i trekking estivi o comunque ideato per affrontare un clima caldo, che vanno fondamentalmente da giugno a settembre. Non possiamo che cominciare da quello che è l'elemento fondamentale per chiunque faccia questo genere di attività, ovvero le scarpe. Le mie sono delle scarpe Hoka, modello Speedgoat 4, molto leggere, adatte a temperature miti. Si asciugano in fretta, come ho testato camminando nel fiume settimana scorsa. Hanno una forma un po' diversa rispetto alle classiche scarpe da trekking, che a prima vista potrebbe sembrare un po' scomoda, ma in realtà vi assicuro che è comodissima. Hanno le suole in Vibram, quindi sono ammortizzate, sono tarsellate, per cui permettono una buona aderenza su tutti i tipi di superficie, e le uso anche come scarpe di riposo. Per quanto mi riguarda utilizzo scarpe della Sportiva e il modello è Akasha. Sono scarpe ideate per il trail running, quindi sono molto comode e leggere. Hanno una suola Impact Brake System che attutisce gli urti. Io, come vedete, le ho usate abbastanza intensamente, sono consumate e penso che le sostituirò molto presto. Hanno un ottimo grip e mi ci sono trovato molto bene. Sono scarpe decisamente comode che si asciugano anche molto velocemente. Ovviamente, se il clima è caldo e le scarpe sono leggere, utilizziamo anche calzini leggeri. Sono tecnici, comprati semplicemente al Decathlon, molto comodi e elasticizzati. Risalendo il corpo troviamo ovviamente i pantaloni. Per i trekking estivi io uso questi pantaloni della Forklaz in tessuto elasticizzato, molto leggeri, veloci da asciugare. Sono pantaloni convertibili e posso dunque allungarli all'occorrenza. Hanno molte tasche, cosa che io prediligo, anche con zip e bottoni, per evitare di perdere le cose che ci mettiamo dentro. In alternativa, come ricambio, utilizzo anche questi, che sono invece della marca Columbia e hanno le stesse caratteristiche. Io invece utilizzo dei pantaloni tecnici della marca Salewa, sono molto leggeri ed elasticizzati, dispongono soltanto di 2 tasche laterali asimmetriche che io praticamente tengo sempre vuote poiché non mi piace avere roba in tasca quando cammino. Non sono pantaloni convertibili poiché io d'estate non sento il bisogno di utilizzare pantaloni lunghi. In alternativa utilizzo dei semplici pantaloni sempre presi al Decathlon con un paio di tasche laterali, molto robusti, elasticizzati, leggeri e facili anche da asciugarsi, siccome d'estate si suda molto. Andando ancora più sopra andiamo sulle magliette tecniche. Io ne porto di 2 tipi. Questa è una semplice maglietta del Decathlon in tessuto elastico sintetico e la utilizzo principalmente quando si cammina e si fa percorsi lunghi, poiché è leggera, è molto traspirante e mi ci trovo bene e non dà noia sulla pelle. Oltre questa ho quella che ho indosso, che è una maglietta in cotone e lana merino. La sto ancora testando, però è molto comoda per ora e tiene il caldo e tiene fresco anche d'estate. Anche questa è un'altra maglia di ricambio che sempre più o meno con le stesse caratteristiche, però è un misto tra sintetico e cotone. Per quanto mi riguarda invece io ho 3 magliette, tutte con caratteristiche simili e tutte in tessuto sintetico. Quella che ho addosso è queste 2. Mi trovo molto bene perché sono leggere, traspiranti, pesano pochissimo, hanno anche un ingombro ridotto e si asciugano velocemente. D'estate ovviamente, se campeggiate soprattutto in alta quota, la sera avrete bisogno comunque di un giacchetto, quindi sia io che Luca ci portiamo o una giacca un pochino più pesante da usare esclusivamente la notte, oppure a volte io mi porto una camicia tecnica della Salewa che è abbastanza carina ed elegante,
a me piace particolarmente poiché è un indumento che posso anche utilizzare in situazioni sociali quando ci riposiamo dal trekking. Sappiamo tutti infatti che è molto difficile portarsi dietro indumenti da città o così dire, e quindi avere nella propria attrezzatura una camicetta di questo tipo per me è molto utile e mi aiuta a risparmiare spazio, e utilizzo, diciamo così, lo stesso capo per più scopi. Oltretutto è in cotone, è molto morbida e tiene straordinariamente il calore, essendo proprio come una felpa. Io invece, per scaldarmi quando anche d'estate la temperatura cala un po', uso questo pile della Ferrino, molto leggero, in tessuto un po' elasticizzato e anche leggermente idrorepellente, traspirante e di rapida asciugatura. Passiamo ora all'abbigliamento tecnico per trekking in temperature più fredde. In questi casi, al posto delle scarpe che vi ho appena fatto vedere, prediligo gli scarponi da trekking. Sono degli scarponi in marca Lowa, modello Renegade GTX Mid, con suola in Vibram e membrana in Gore-Tex. Sono un po' pesanti, all'incirca 1 chilo, però tengono molto caldo e il piede asciutto. Inoltre sono traspiranti, quindi non mi è mai capitato di avere i piedi fradici di sudore, e tengono bene anche in quanto a impermeabilità. L'ho testati anche attraversando fiumi e brevi corsi d'acqua, e a meno che l'acqua non raggiunga il livello della caviglia non penetra all'interno. Inoltre hanno un'ottima calzabilità e non ho mai avuto problemi né di vesciche né di abrasioni, come invece mi è successo con modelli precedenti. I miei scarponcini invernali invece sono della Aku, modello Aero 8000, è una marca italiana che sto testando di recente, l'ho comprati nuovi non molto tempo fa, anch'essi hanno suola in Vibram e ben tassellata, e ho avuto poco modo di testarli sul campo ancora poiché l'ho presi alla fine dell'inverno scorso. Hanno anch'essi una membrana in Gore-Tex all'interno che permette di mantenere il piede asciutto, soprattutto in condizioni di pioggia e o di neve. Come appena detto li sto ancora testando, ma a un primo utilizzo sono decisamente comodi, non sento dolore nella parte posteriore del piede dove di solito c'è un po' di abrasione all'interno, e non mi stringono nella parte centrale dell'avampiede. Con gli scarponi noi abbiniamo dei calzettoni da trekking. Io personalmente ne ho 2 paia, un paio corti della McKinley e un paio più lunghi, sempre della McKinley. Anch'io utilizzo dei calzettoni invernali della McKinley, sono molto comodi, e un altro paio della United Blue che sono un pochino più leggeri ma decisamente più comodi e resistenti degli altri, poiché sono fatti in cotone e in canapa. Sono calzettoni tecnici appunto perché hanno dei rinforzi sulla punta, sui lati e sul tallone per evitare abrasioni e la formazione di vesciche. Veniamo poi ai pantaloni. Io ne ho un paio della Sanmyo, anche questi convertibili come quelli che abbiamo visto prima, tessuto elasticizzato, un po' più pesanti e idrorepellenti, che utilizzo in condizioni ovviamente molto fredde. Per quanto mi riguarda, io cerco di utilizzare pantaloncini corti anche in primavera e inverno, abbinandoli a un collante termico di questo tipo che metto sotto i pantaloni e che utilizzo magari finché non ho abbastanza caldo durante la giornata da poterli togliere. Questi sono dei collanti termici della Odlo, sono decisamente molto resistenti e molto caldi. Se invece le condizioni sono molto fredde, utilizzo dei semplici pantaloni della tuta in cotone. Sono molto comodi, caldi e resistenti. Li ho utilizzati un sacco di volte, quindi sono un pochino logori, e penso che presto li sostituirò con un paio di pantaloni tecnici come ha fatto Luca. Per la parte superiore del corpo uso una felpa, anch'esso Ferrino. Anche questa è in tessuto in pile ma un po' più pesante, con cappuccio, antivento e idrorepellente. Invece io utilizzo una felpa termica della Patagonia, anch'essa l'ho acquistata di recente e l'ho provata, è molto comoda, è ovviamente in pile e cotone, è decisamente leggera e se abbinata a una maglia termica di questo tipo è più che sufficiente anche per climi molto freddi. Ci sono andato in Islanda l'anno scorso utilizzando ovviamente sopra una giacca termica e mi ci sono trovato benissimo. Infine ho la mia giacca montura, è un po' più leggera di quella di Simone ma mi sono sempre trovato bene, anch'essa in tessuto elasticizzato, antivento e idrorepellente. Io invece utilizzo una giacca della Geographical Norway
Vengono chiamate soft shell, quindi sono giacche innovative che hanno un tessuto sintetico molto sottile, è antivento, ha un pile nella parte della schiena che permette di tenere molto calore, è anche leggermente idrorepellente e se utilizzata, come accennato prima, con una felpa termica e magari con una maglietta anch'essa termica aderente, ha l'effetto di un giacchetto pesante in climi molto freddi. Questo è dunque tutto il nostro abbigliamento base per affrontare qualsiasi tipologia di trekking. Ci sono ovviamente delle cose extra che ci portiamo per rendere più piacevole l'uscita che facciamo in base anche al percorso che andremo a fare e anche quello che andremo a incontrare. Ad esempio, io spesso mi porto un costume da nuoto di questo tipo che è molto leggero e che utilizzo soprattutto in primavera ed estate se il percorso che facciamo comprende dei fiumi o dei laghi o magari percorsi vicino al mare. Se invece la tipologia di trekking che andiamo a fare è un pochino più breve ma il clima si presenta un po' più freddo, a me piace portare un poncho. È un indumento che posso piegare in questo modo e attaccare fuori dallo zaino. È un po' ingombrante, però è decisamente molto comodo in notti fredde, soprattutto d'inverno. E lo posso utilizzare anche come coperta in quanto nella tenda io sono un po' freddoloso e a volte ho bisogno di uno strato in più per dormire. Ovviamente un altro capo di abbigliamento da portare in ogni tipologia di trekking, almeno per quanto mi riguarda, è un paio di infradito. Infatti non porto quasi mai un secondo paio di scarpe durante il trekking perché a mio avviso è un ingombro inutile. Opto sempre per portarmi un paio di infradito in gomma molto spesse e comode e ci posso anche camminare e fare magari qualche percorso breve cittadino o riposare il piede a sera. Un altro indumento che per entrambi è fondamentale è una bandana di questo tipo, come questa che indosso, che serve per ovviamente asciugare il sudore dalla fronte quando si cammina, è molto utile anche per ripararsi dal vento quando uno è sudato. Un altro accessorio che ci portiamo sempre durante una camminata è un piccolo keyway. Non bisogna mai sottovalutare infatti la pericolosità dell'acqua, poiché andare a fare un trekking e trovarsi in condizioni di pioggia improvvisa non è mai piacevole. Averci un keyway, questo pesa circa 300 grammi, è un'ottima idea e quindi non sottovalutate mai questo accessorio. E per finire, un altro oggetto che mi porto sempre dietro è un paio di occhiali da sole. Per quanto mi riguarda sono un paio di occhiali da sole da Ray-Ban, sono graduati perché ovviamente sono cieco e per me sono fondamentali, insomma, per pararmi dal sole. L'unica cosa che hanno è lenti polarizzate. Per quanto riguarda il mio abbigliamento extra e accessori, iniziamo con un paio di ciabatte infradito. La particolarità di questo modello è che è ricavato da un unico blocco di gomma, per cui non c'è il problema della rottura del laccino. Inoltre, le suole zigrinate permettono una buona aderenza e all'interno ci sono questi piccoli rilievi che impediscono lo scivolamento del piede. Io le uso nei momenti di relax oppure quando ci troviamo a camminare sul greto sciottoloso o direttamente nel letto dei fiumi e torrenti. Ho poi il mio keyway della McKinley, che si è rivelato molto utile quando ci siamo trovati a camminare sotto acquazzoni in quanto ha una resistenza di 2000 mm di colonna d'acqua, è poco ingombrante e rientra in questo sacchetto che di solito tengo nella tasca esterna dello zaino per averlo sempre pronto all'occorrenza. Poi faccio sempre in modo di portarmi un paio di guanti da lavoro che trovo molto utili per fare legna per il fuoco oppure quando si tratta di montare la tenda, in quanto una volta che ho montato i picchetti senza di questi mi sono tirato un sasso sul dito e non è stata un'esperienza piacevole. Come Simone ho poi anch'io la mia bandana in tessuto elasticizzato che uso per proteggermi la testa dal sole, come scaldacollo oppure per evitare di respirare la polvere quando ci troviamo a camminare su strade bianche e polverose. Per finire ho i miei inseparabili occhiali da sole della Oakley che hanno un'unica lente avvolgente che oltre ad avere una certa elasticità mi permette anche una protezione maggiore contro la luce e non lasciano punti ciechi nella visuale. Questo era tutto il nostro vestiario tecnico. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi lasciamo in descrizione il link per ogni capo d'abbigliamento che avete visto in questo video, sperando che vi sia utile per progettare i vostri trekking. Se il video vi è piaciuto ricordate di lasciarci un bel like e di iscrivervi al nostro canale. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e buon cammino.